Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Tran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo un modulo molto interessante, il famoso 4-2-4, usato veramente da tantissime squadre. Ovviamente è un modulo che va saputo utilizzare per quanto riguarda soprattutto la fase di impostazione del gioco, però è sicuramente un modulo che ci garantisce tanto e tanta comunque versatilità, insomma, in attacco. Andiamo subito ragazzi a vedere di che modulo stiamo parlando, ed è questo modulo simile peraltro a uno degli ultimi pubblicati, ma con appunto delle piccole modifiche. Abbiamo messo un trailing nel centrocampo, abbiamo alzato gli esterni, tra l'altro magari in diretta insieme a voi adesso faremo ancora una piccolissima modifica, quindi state, mi raccomando, attenti a guardare tutto quanto il video, perché è veramente fondamentale capire come l'abbiamo impostato. Premessa che va bene con tutti gli stili di gioco, va benissimo anche per i vie laterali, per chi ama appunto giocare con i vie laterali. Ovviamente magari metterei più una prima punta forte di testa in questo caso e non un Mbappé, magari più un Haaland, più un Koller, più un Lewandowski, insomma un attaccante di quello stile lì. Quindi è chiaro che Mbappé con un via laterali sarebbe un pochino insomma inutile barra sprecato avercelo in campo, perché non è chiaramente il colpo di testa, sicuramente non è il suo forte assoluto. Partiamo comunque ragazzi dalla difesa e dal portiere. Il portiere mettiamo un po' chi vogliamo noi, portiere difensivo, portiere offensivo, fa poca differenza attualmente. Io ho lui, chiaramente utilizzo lui perché comunque è tutt'oggi uno dei più forti in circolazione. Parto dai terzini. Allora, se giochiamo con il contrattacco ragazzi va benissimo anche due terzini offensivi così come ho messo io, quindi Zanetti e Cafu. Se giochiamo con un contropiede o con un altro stile, con il possesso palla lo stesso va bene, due terzini offensivi. Con il contropiede invece magari ragazzi vi consiglio più solo uno dei due terzino offensivo, l'altro invece è più difensivo, perché comunque il contropiede tende a pressare alto, tende appunto ad avere la linea della difesa molto alta rispetto al contrattacco, nella quale chiaramente la linea della difesa rimane un pochino più bassa e si pressa un pelino meno che col contropiede. Di conseguenza ragazzi vi consiglio appunto questa piccolissima modifica. Caratteristiche comunque di tutta la difesa, ma in particolar modo in questo caso anche dei terzini, deve essere la velocità ragazzi, perché ormai avete notato che gli attaccanti avversari sono sempre più veloci. Ci sono tutte queste nuove carte che stanno uscendo che hanno dei valori assurdi di velocità, comunque di dribbling, quindi avere una carta veloce sicuramente un minimo ci può agevolare nel momento in cui andiamo appunto a difendere. Abbiamo una carta lenta ragazzi, prepariamoci a salutare l'attaccante perché ci farà mangiare soltanto un po' di polvere. Quindi dicevo, poi difensivamente parlando chiaramente i terzini offensivi devono essere buoni, ma la cosa che devono avere buona soprattutto ragazzi sono i cross, soprattutto per chi gioca, ripeto, con dei laterali, la tecnica. Delle volte questo Cafu si inserisce molto bene e va anche in porta, quindi se c'ha anche un minimo di finalizzazione non sarebbe male. Cioè a noi ci serve, ecco, più che altro un terzino ragazzi un po' a tutta fascia. Mi viene in mente un Maicon, mi viene in mente un Arnold, mi viene in mente un Cancelo, uno di questi giocatori insomma un po' così, con queste caratteristiche. Dall'altro lato idem con patate, quindi Javier Zanetti ha un po' lo stesso tipo di carta di Cafu, forse lui è un pelino più forte difensivamente, quindi infatti io delle volte lo metto anche difensore, però come carta l'ho livellata proprio perché giocasse proprio più da terzino. Ok, quindi però volendo, se gli dessi l'istruzione difensivo potrebbe fare veramente il caso suo. Passiamo ragazzi al centrocampo con chiaramente quantità e qualità. Partiamo dalla qualità di Pirlo. Chiaramente ragazzi un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, non è velocissimo però difensivamente è molto bravo, tecnicamente è chiaramente eccellente, uno dei migliori registi mai esistiti nella storia del calcio. Fa degli ottimi passaggi ragazzi, quindi una carta veramente top. Carta tra l'altro tra le linee ragazzi, ok? Quindi io ho provato diversi abbinamenti, va bene anche onnipresente e incontrista. Se non avete l'incontrista forte vi consiglio a quel punto magari di mettere un onnipresente e un tra le linee, oppure comunque con un collante, ecco, perché ci deve essere ragazzi fondamentalmente una carta qui in mezzo che recuperi i palloni, ok? Cioè va bene uno dei due tecnico, quindi un pelino meno recupera palloni come in questo caso Pirlo, però
l'altro deve essere, ragazzi, un muro, cioè se avete un muro mettete il muro, ecco. Poi lo stile di gioco vedetelo voi un pochino, io vi do delle dritte, dei consigli in base a quello come gioco io, per quello che ho provato io, però poi chiaramente stabilitelo voi secondo le vostre mani, ovviamente, che cosa è meglio per il vostro team, anche in base chiaramente ai giocatori che avete. Dei sostituti low cost di questi giocatori, ragazzi, ce ne sono, insomma, possiamo metterci, che ne so, un Kanté, possiamo metterci un Casemiro, possiamo metterci al posto di un Pirlo, possiamo metterci, che ne so, un Pedri, un Modric, insomma giocatori comunque, ragazzi, di queste caratteristiche, quindi giocatori molto tecnici, giocatori molto bravi nell'impostare chiaramente l'azione. Chiaramente delle volte secondo chi possiamo mettere, secondo chi mettiamo, possiamo magari peccare un pochino magari di alcuni parametri, ad esempio magari il parametro fisico, però ragazzi, è per quello che vi dico, abbiniamo sempre quantità e qualità, la coppia perfetta, famosa del centrocampo. Mi sono dimenticato, ragazzi, i difensori, ma li vediamo molto velocemente, tanto sono sempre, diciamo, gli stessi. Terzio difensivo e incontrista, va benissimo anche incontrista e sviluppo, che è la coppia proprio buggata per eccellenza del gioco. Ragazzi, cosa vi volevo dire? Ecco che la velocità anche qui è fondamentale, la difesa idem, la tecnica possiamo tralasciarla, ma l'importante, ragazzi, è che abbiamo velocità e difesa, ovviamente. Colpo di testa, contatto fisico, tutti i parametri importantissimi. Anche qui ci sono tante altre soluzioni low cost, insomma, senza spendere niente. Io per fortuna sono carte che negli anni, giocando a questo gioco, ho vinto, quindi non ho speso nemmeno un centesimo, però sono stato fortunato, devo essere sincero, perché vincere sicuramente Maldini, Cafù, Zanetti e qualcun altro, Insigne, Pirlo, insomma Vieira, sicuramente non è da tutti, però ragazzi, ci sono delle carte comunque che performano molto bene. Vedi questo Van de Ven, ragazzi, che è titolarissimo ed è un post settimanale trovato circa un anno fa, quindi veramente veramente top. Passiamo, ragazzi, poi invece alla fase di attacco. Allora, la fase di attacco può essere strutturata in tante maniere. Possiamo mettere, ad esempio, che non sarebbe male, un taglio al centro, ok? O meglio magari metterlo a sinistra, visto che qui c'è la seconda punta che tenderà a tornare più verso il centrocampo, quindi qui si potrebbe mettere un taglio al centro. Io ho messo un'ala prolifica, ma ragazzi è una modifica che appunto vi volevo dire possiamo eventualmente anche fare insieme, perché ripeto, è interessante metterci il taglio al centro, o comunque provatela alla prolifica, o può andare bene anche il giocatore chiave. Io ho testato tutte e tre le soluzioni, vanno bene tutte e tre. Diciamo semplicemente che quella forse con la quale mi ci trovo meglio è la prolifica. Comunque voglio delle persone che si buttino proprio in avanti, ok? Quindi però dipende un pochino con noi cosa cerchiamo, che caratteristiche mettiamo qui davanti, importantissimo, perché questi due signori, ok, decidono un po' anche chi andiamo a mettere lì, nel senso che io metto qui il senza palla, e il senza palla, ragazzi, questo senza palla fa dei movimenti incredibili, delle volte attacca la profondità, delle volte viene a ricevere il pallone, lo smista molto bene, pur non avendo, insomma, questa grande carta sotto mano, perché alla fine è una carta che un po' settimanale attualmente sarebbe magari anche più forte, ma questa parliamo di una delle primissime leggende uscite su sto gioco, quindi ci sta anche, insomma, che abbia questi parametri. Ma è una carta che mi fa divertire tantissimo. Senza palla qualcuno interessante tutt'oggi c'è, però ragazzi, insomma, valutate voi chi mettere. Io qui vi consiglio o un senza palla o un attaccante di rientro, perché comunque fanno dei movimenti che sono simili. Davanti, ragazzi, io vi consiglio un opportunista o comunque un rapace d'aria, ok? Però se giochiamo soprattutto col vie laterali, a maggior ragione dobbiamo cercare di mettere comunque un attaccante forte di testa. Quindi a quel punto, se mettiamo, per dire, anche un fulcro di gioco, perché attenzione, ci può stare, io l'ho testato e non è male, si crea molto movimento, molti 1-2, però magari perde un po' chiaramente di velocità, un po' di lentezza più nel girarsi con la palla, però ripeto, dipende un po' come ci piace giocare anche a noi, attenzione, non è sbagliata come soluzione. Allora a quel punto metterei chiaramente dei crossatori, proprio per sfruttare l'altezza, la fisicità magari della prima punta, quindi
che in questo caso, ripeto, Mbappé non sarebbe adatto, ma per come sto giocando io, ragazzi, invece Mbappé è molto adatto, un opportunista molto molto veloce, che si inserisce molto bene, segna tanti gol, ragazzi, quindi se avete Mbappé chiaramente e vi piace questa tipologia di carta, mettetelo, ma ci sono anche tanti altri opportunisti che ovviamente possono andare bene. Quindi ripeto, sulle fasce o alla prolifica giocatore chiave o senza palla, cioè scusatemi, alla prolifica giocatore chiave o taglio al centro. Seconda punta, ragazzi, se giochiamo con un fulcro di gioco possiamo metterci, se giochiamo con un fulcro di gioco come prima punta possiamo metterci anche un opportunista a seconda punta, ok? O comunque se invece mettiamo un attacco come il mio possiamo metterci anche un attaccante di rientro, se non avete un senza palla diciamo valido e che vi piace, vi faccia divertire, o altrimenti, ragazzi, diciamo che possiamo lasciare così com'è e metterci però come esterno qui un taglio al centro, cioè tanto questo verrà più verso Pirlo, insomma verso Vieira a recuperarsi i palloni, e il taglio al centro comunque tenderà a tagliare, quindi ad andare un po' più verso Mbappé per capirci, per creare appunto comunque situazioni di gioco interessanti, per forare insomma la difesa magari con delle triangolazioni, degli 1-2. Non sarebbe male come soluzione, però ripeto, ragazzi, dovete testare e capire un pochino voi come vi piace di più giocare, è tutto qui. Le caratteristiche chiaramente delle ali devono essere queste: tecnica, velocità, gol, tiro a giro, perché delle volte possiamo rientrare e magari metterla bene a giro, se hanno poi chiaramente anche un bel cross meglio ancora, perché all'occorrenza, come proprio faccio io, vi porto questo Sorloth che di testa comunque ha 92, ragazzi, ed è 1,95, quindi si fa rispettare notevolmente, un fulcro di gioco chiaramente, però ragazzi è una carta molto molto interessante, devo essere sincero. Prima di farvi vedere però le istruzioni individuali e di continuare, o meglio di finire e di analizzare anche la panchina, vi volevo ricordare sempre, ragazzi, degli abbonamenti che sono aperti al mio canale. Per chi volesse abbonarsi e chiaramente darci un piccolo supporto, parliamo di €1, parliamo di €2, avrebbe dato la possibilità di sbloccare i contenuti esclusivi per gli abbonati, ma la possibilità anche comunque di avere dei contenuti esclusivi solo dedicati per lui, la possibilità di poter giocare contro di me, di avere delle video lezioni personalizzate, quindi diciamo che ci sono, ragazzi, tanti piccoli vantaggi al costo chiaramente di 1-2 €. So che sono cifre irrisorie, ma comunque io ne sarei grato per chi decidesse di fare appunto questo tipo di passo. Sono molto grato anche con chi magari lascerà un bel like e un bel follower al canale, se ancora appunto non l'avete fatto, e inoltre sono sempre aperte le affiliazioni appunto con Amazon e Gamivo, cioè passando al link che trovate in descrizione, completamente gratuito, accederete a Gamivo, che è una piattaforma videoludica, quindi dove potete acquistare i vostri prodotti per videogames, console e via dicendo. È uguale quindi per Amazon, passando dal link che trovate in descrizione, semplicemente accederete ad Amazon e potete comprare allo stesso prezzo identico che trovereste appunto su Amazon scrivendo Amazon su Google i prodotti, solo che in quella maniera, passando appunto dal link che trovate nel mio canale, e sarebbe solo un modo insomma per supportarmi un pochino di più. Quindi io ringrazio chi farà almeno anche solo una di tutte queste piccole cose che vi ho elencato. Proseguiamo, ragazzi, con la panchina, ripeto, vediamola molto velocemente. Mi porto dei difensori chiaramente da sostituire a quelli che ho già, terzini non me ne sto portando offensivi, perché comunque loro spesso e volentieri sono già con la forma A o B comunque, e di conseguenza magari ho portato più delle carte che mi permettano di chiudermi in difesa qualora appunto avessi la necessità di doverlo fare. Mi porto Boga, che va benissimo sia come seconda punta che come punta, addirittura anche come esterno. Barella, perché ripeto può starci come centrocampista al posto magari di un Pirlo qualora volessi ancora più insomma sostanza e quantità. Questo Matthaus, che può fare diversi ruoli come giocatore chiave, potrebbe essere interessante, magari alzando chiaramente Pirlo, mettendolo proprio in verticale su Vieira. Sorloth l'abbiamo già visto. Modric, sostituto ideale di Pirlo, chiaramente in questo momento alla lettera D, ma come carta, ragazzi, vedete che è molto molto simile. Neymar, che è un'ala prolifica, mi porto Rummenigge in seconda punta barra punta come
opportunista, quindi molto interessante. E poi ragazzi il tagliacentro che vi dicevo prima, perché? Perché comunque ci sta, è un giocatore che può servire, dipende semplicemente da noi che cosa ci piace di più fare, come ci piace di più interpretare, ecco, questo tipo di modulo. Un modulo che, ripeto, come già detto all'inizio, dà tanta vivacità in fase di attacco. Dobbiamo semplicemente stare un pochino attenti alla difesa. Infatti noi andremo a dare senza istruzioni completamente solo il difensivo a il nostro mediano, proprio perché vogliamo che ci sia una persona almeno che rimanga proprio lì a fare da filtro davanti alla difesa, e questo Vieira credetemi che lo fa molto bene. Quindi mi raccomando, provate prima senza istruzioni, poi eventualmente piano piano le aggiungete. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Questo modulo tra l'altro può essere utilizzato sia come tattica primaria che come tattica secondaria, quindi valutate un pochino voi eventualmente come utilizzarlo. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti che ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taranto. Ciao!